Il miracolo eucaristico di Amsterdam. Il miracolo eucaristico di Amsterdam del 1345 è uno degli eventi soprannaturali più significativi della storia della Chiesa nei Paesi Bassi, testimoniando la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia e la sua volontà di rendere noto questo mistero ai fedeli. Tutto ebbe inizio il 12 marzo 1345, quando un uomo gravemente malato, residente ad Amsterdam, chiese di ricevere il Santo Viatico. Consapevoli che il malato aveva difficoltà a trattenere il cibo, i familiari avvisarono il sacerdote della Chiesa vecchia che gli amministrò l'Eucaristia. Come previsto, poco dopo aver ricevuto la comunione, l'uomo vomitò. Seguendo le indicazioni del sacerdote, la famiglia raccolse il contenuto e lo gettò nel fuoco del camino della stanza. La mattina successiva, quando una delle donne di casa si avvicinò al focolare, rimase sbalordita nel vedere al centro delle braci l'ostia intatta, circondata da una misteriosa luce. Con un atto di profonda devozione e senza alcuna esitazione, la donna allungò la mano nel fuoco per recuperarla, ma incredibilmente non riportò alcuna ustione. L'ostia era rimasta fredda, come se non avesse mai toccato le fiamme. Sconvolta dall'evento, la donna chiamò una vicina per mostrare l'accaduto. Decisero quindi di trasportare il Santissimo Sacramento nella casa della vicina, custodendolo in un panno pulito e chiudendolo in una scatola. Tuttavia, quando il marito della vicina cercò di prendere l'ostia con le mani, la particella sembrò opporre resistenza, come se non volesse essere toccata. A questo punto, fu chiamato un sacerdote che prese l'ostia e la ripose in una pisside. Ma il prodigio non era ancora terminato. Dopo aver lavato il panno utilizzato per avvolgere il Santissimo Sacramento, il sacerdote notò con sorpresa che la pisside si era rovesciata e l'ostia era sparita. Il mattino successivo, quando la vicina riaprì la scatola dove inizialmente era stata posta l'ostia, la trovò nuovamente al suo interno, intatta. A questo punto, era chiaro che si trattava di un segno divino. Nostro Signore voleva che questo miracolo fosse reso noto. Il clero di Amsterdam venne informato e fu organizzato una solenne processione per trasportare l'ostia miracolosa nella chiesa vecchia, il luogo sacro più importante della città. Il luogo del miracolo divenne ben presto un punto di pellegrinaggio. La casa dell'uomo malato fu trasformata in una cappella, e già nel 1360 si tenevano processioni pubbliche per celebrare l'evento. L'afflusso di fedeli aumentò sempre di più, attirando persone da tutta l'Europa. Nel 1452, un enorme incendio devastò Amsterdam, riducendo in cenere 3/4 della città. Durante il disastro, la cappella, nota come Holy Room, fu avvolta dalle fiamme. Miracolosamente, l'ostensorio che conteneva l'ostia eucaristica fu risparmiato, rafforzando ancora di più la fede dei devoti. 4 anni dopo, nel 1456, fu costruita una nuova sala sacra, circondata da una magnifica chiesa. Nel XVI secolo, con l'avvento della Riforma protestante, la comunità cattolica di Amsterdam subì gravi persecuzioni. I calvinisti, ostili al culto eucaristico e alla devozione mariana, si impossessarono della Santa Stanza, vietando il pellegrinaggio e proibendo il culto pubblico. Nel 1665, il Consiglio cittadino permise al padre Jan van der Mey di trasformare una delle case dell'ex convento delle Beghine in cappella. In questo luogo è stato trasferito il prezioso ostensorio, che però è stato rubato poco dopo da ladri sconosciuti. Oggi, la cappella ospita un'esposizione permanente del Santissimo Sacramento, come ricordo del miracolo. Quello che oggi rimane del miracolo eucaristico è la cassetta che conteneva l'ostia, alcuni documenti che ne testimoniano l'evento e alcuni dipinti conservati nel Museo Storico di Amsterdam. Mentre i secoli sono passati e le vicende della storia hanno cercato di cancellare la memoria di questo straordinario miracolo, la devozione non si è mai spenta. Ancora oggi, ogni anno, nella notte che precede la Domenica delle Palme, migliaia di fedeli percorrono le strade di Amsterdam in una processione silenziosa, la Stille Omgang. Si chiama così perché nel XVI secolo i protestanti vietarono le processioni cattoliche nei Paesi Bassi. Allora i fedeli, per continuare a onorare il miracolo senza violare le restrizioni, iniziarono a camminare in gruppo per le vie della città in assoluto silenzio, senza preghiere né canti, mantenendo viva la tradizione in modo discreto. Ancora oggi,
Questo pellegrinaggio muto è una potente testimonianza di fede. Senza bisogno di parole, ma con il cuore rivolto a Dio, i partecipanti ripercorrono il tragitto del miracolo, dimostrando che, nonostante il tempo e le persecuzioni, la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia continua ad essere venerata e amata. Un segno vivo che ci ricorda che il mistero di Dio non può essere dimenticato, perché continua a brillare nei cuori di chi crede.